Buonasera e bentornati a GED, alla 141esima puntata di GED. Allora, oggi parleremo di Cina, visto che era da un po' di tempo che non ce ne occupavamo. La Cina, a vedere così a senso, sembra sempre più proiettarsi a divenire la potenza leader del XXI secolo. La sua influenza economica in Africa e Asia, ma anche in America Latina, tra l'altro, sembra incontrastabile. Il suo sviluppo, compreso quello militare, e lo vedremo, sembra inarrestabile. La coesione interna e l'appoggio al partito sembrano granitici o quasi, però è veramente così. O la Cina è anche molto più fragile di quello che vuol far vedere, di quello che sembra? Tutto sommato, gli ultimi dati economici, ma anche la stessa crisi nel Mar Rosso, sembrano renderla meno incombente, più lontana forse, o forse solo che un'illusione. Queste sono le domande strategiche che faremo al nostro ospite, Tiziano Marino, analista del CESI. Ciao Marino, buonasera e benvenuto a GED. Buonasera e grazie per l'invito. Grazie a te per l'averlo accolto. Allora, però inizio io con la solita premessa, prima di arrivare ad elementi di cronaca contingenti, prima di arrivare poi alle domande, diciamo, agli aspetti strategici. Una premessa un po' strana, che sembra un po' folcloristica. Iniziamo questa puntata sulla Cina, appunto, e sulle vie che il dragone vuole intraprendere con questa nota folcloristica, nel senso proprio del termine folcloristico, possiamo dire, ma è meno banale di quello che sembra. Perché? Perché questo sarà l'anno del dragone, che ha come elemento il fuoco nello zodiaco cinese. Elemento dell'anno è il legno, cioè l'inizio, la rinascita, la nuova vita, che nel ciclo cinese precede il fuoco e lo genera e alimenta in un circolo virtuoso, tutto questo ciclo. Al fuoco è associato Marte, per noi occidentali il dio della guerra, al legno Giove, come pianeti appunto. Chiedendo a un cinese, questi a un occidentale dirà che sono solo che superstizioni, ma è meglio non essere sicuri che questa sia la risposta vera, sincera. Anzi, dentro ogni cinese si cela il rispetto, se non la fede, certa, per certi pilastri della sua tradizione. Un cinese vi dirà che anche il Feng Shui è solo superstizione, ma moltissimi edifici, anche modernissimi di Hong Kong, sono costruiti rispettando quei dettami, e non solo a Hong Kong, in Cina, anche a Shanghai. Il drago rappresenta la Cina e la forza, la fortuna, la salute, l'armonia, l'intraprendenza. Inizierà il 10 febbraio l'anno, tra l'altro. Ma attenzione, al drago appartengono anche il Regno Unito, il Giappone e l'Iran. Perlomeno inconsciamente, i dirigenti cinesi saranno influenzati da un anno così favorevoli? Magari Taiwan sarà a maggior rischio? Ma a parte questa nota di folklore, iniziamo proprio dagli elementi di cronaca contingenti con Tiziano e Marino. Ecco il primo elemento. È stato eletto Lai ad Taiwan molto recentemente, pochi giorni fa, che persegue una via di indipendenza relativa verso la Cina, o meglio di status quo, a differenza, ad esempio, ironia della sorte, del Kuomintang, che è quello appunto che era sbarcato in Taiwan subito dopo la seconda guerra mondiale, staccandolo dalla Cina, e che vorrebbe il Kuomintang un accomodamento con l'ingombrante vicino. Ma è proprio così, Tiziano, oppure tutto sommato, visto che anche prima c'era un appartenente allo stesso partito di Nanelai, non è cambiato molto? Allora, cosa ci dice in qualche modo l'elezione a Taiwan? Anzitutto, come giustamente sottolineato, c'è stato in qualche modo un voto chiaro, un terzo mandato per il partito progressista democratico,
e una vittoria di William Lai con una buona percentuale, un 40%. Il che lascerebbe intendere anche alla luce di quella che è stata la campagna elettorale sull'isola che la posizione della popolazione sia abbastanza chiara sulle tematiche di politica estera e sul futuro e sulla sovranità dell'isola. Per capire cosa cambia o cosa potrebbe cambiare, io guarderei a quella che è stata invece per esempio la reazione della Cina continentale, che ha cercato immediatamente di screditare, no? Questo esercizio democratico e questo voto, segnalando attraverso le parole del ministro degli esteri Wang Yi che sostanzialmente questo voto cambia poco in quella che è la postura e la strategia di lungo periodo cinese, ossia nel progetto di riunificazione cinese. Come avverrà questa riunificazione è ancora oggetto di discussione. Dal mio punto di vista, chiaramente la Cina proverà probabilmente con le buone, no? Con vie pacifiche, di ottenere ciò che vuole. Qualora questo non riuscisse, potremmo assistere a scenari di tipo diverso. Ritornando a quello che è stato il voto però ci segnala anche un altro aspetto. Anzitutto un calo complessivo dei consensi, quasi 2 milioni e mezzo di consensi in meno per il presidente rispetto al suo predecessore, sempre esponente dello stesso partito, del Partito Democratico Progressista, e questo è un primo segnale. Andiamo a capire poi perché fondamentalmente il Kuomintang si è attestato intorno al 30%. C'è un terzo incomodo in questa corsa, che è questo Taiwan People's Party, molto interessante, che sembrerebbe aver basato la campagna elettorale più su tematiche interne e domestiche, relative per esempio alla stagnazione dei salari o all'aumento esponenziale e sistematico dei prezzi delle abitazioni a Taiwan, un elemento piuttosto interessante, tra l'altro, da analizzare, su quale abbiamo lavorato anche come istituto recentemente per capire questa dinamica del mercato immobiliare taiwanese, che non sembra rispondere alle logiche classiche di domanda e offerta. E questo terzo incomodo, che insomma ha ottenuto un buon punteggio per capire, dicevo, un elemento ulteriore di questa elezione interessante è il fatto che il Partito Democratico e Progressista non ha la maggioranza in Parlamento. E questo cosa ci dice? Questo ci segnala come l'attività legislativa sarà piuttosto complessa da qui ai prossimi anni, come istanze importanti e soprattutto tematiche rilevanti, come per esempio l'approvazione del budget della difesa, dovrà passare per una serie di accordi trasversali con gli altri partiti, verosimilmente proprio con il Taiwan People's Party, dal momento che pare inverosimile una qualsivoglia forma d'accordo tra Kuomintang e Partito Democratico e Partito Progressista. Quindi in questo quadro, insomma, segnaliamo che c'è stata sia un'affermazione, tuttavia la campagna elettorale si è concentrata anche su aspetti interni che troppo spesso magari vengono dimenticati quando parliamo di analisi dal punto di vista internazionale, e occorre guardare dal mio punto di vista, per capire un po' il futuro, a quello che succede anche dal punto di vista legislativo, perché un partito di William Lai che trovi difficoltà in qualche modo a sviluppare l'azione legislativa, insomma, potrebbe pagare un prezzo poi nel corso del tempo, nel corso dei mesi, in vista anche delle prossime elezioni. Nell'immediato tendo a credere che poco cambi. Abbiamo due scenari possibili. Il primo ci descrive una Cina che in qualche modo potrebbe dare vita a quella serie di a quel tipo di reazione alla quale ci ha abituato nel corso del tempo, quella reazione che abbiamo visto ad agosto del 2022, quando a Taiwan si è recata la delegazione con Nancy Pelosi, ossia una serie di iniziative provocatorie, no? Di manovre aeronavali, di violazioni dello spazio aereo dell'isola, per cercare in qualche modo di intimidire sempre un po' i vertici anche politici dell'isola. In questi giorni sembrerebbe l'alternativa al secondo scenario, sembrerebbe più probabile, almeno sembra realizzarsi un secondo scenario in cui la Cina semplicemente sta in qualche modo non sta dando rilevanza a ciò che è accaduto a Taiwan pochi giorni fa, ossia l'elezione stessa, perché la sua posizione, come abbiamo detto in precedenza, comunque sul dossier Taiwan non cambia di un centimetro. Sì, e non cambia molto nemmeno la posizione del governo di Taiwan rispetto a prima, se uno ben capito. Bene, poi ci ritorneremo a Taiwan perché è fondamentale e importantissimo, e vedremo anche strategicamente perché Taiwan è importante per la Cina. Ma andrei alla seconda notizia di cronaca da questo punto di vista, cioè la dichiarazione congiunta proprio di questi giorni tra Egitto e Cina riguardo a quel che sta accadendo in Mar Rosso.
La Cina, tra l'altro, in questa dichiarazione è schierata apertamente per la libertà di navigazione, dichiarando appunto, tra virgolette, che garantire la sicurezza di navigazione nel Mar Rosso è una priorità, anche se poi si è detta contraria ovviamente all'intervento armato. Del resto, credo che anche per la Cina, per il suo export, diciamo, per la stessa Cina appunto, e per l'ormai acciaccata via della seta, la libertà di navigazione è fondamentale. La Cina vuole diventare quasi una potenza talassocratica. Ecco, come ne commenti questa dichiarazione, un po', se ne vogliamo, a sorpresa, ecco? Sì, diciamo, la sorpresa, se vogliamo, deriva dal fatto, no, che questo concetto della libertà di navigazione di solito è utilizzato, per esempio, nel contesto dell'Indo-Pacifico in maniera sistematica da tutti gli attori che hanno posizioni quantomeno no, ostili o critiche o avverse, insomma, alla posizione cinese. Quindi sembra che in qualche modo la Cina si sia appropriata di uno dei concetti chiave che ispirano gran parte delle azioni e delle missioni navali, anche quelle italiane avvenute e che avverranno poi nella regione. Tuttavia la Cina qui sottolinea qualcosa di estremamente rilevante, ossia l'importanza ancora che ha per i commerci anche cinesi il canale di Suez, soprattutto in una fase, e poi ci arriveremo, in cui l'export cinese comincia un po' a soffrire. Qual è il tema qui dal mio punto di vista rilevante? La Cina notizia scusa se ti interrompo, è la terza notizia di cronaca, così anticipo la terza domanda che ti farò, cioè è il calo dell'export. Grazie. Qui il tema è rilevante dal mio punto di vista è questo: la Cina non mi sembra abbia preso posizioni dure o forti nei confronti, per esempio, degli attacchi degli Houthi, cioè non credo abbia nominato le milizie Houthi, o quantomeno non le ha attaccate poi direttamente. Però cosa sta segnalando in qualche modo la Cina? Le scorse settimane avevamo notato, se non sbaglio, che Costco aveva annunciato di sospendere le consegne in direzione di Israele. Sicuramente ciò che sta avvenendo nel Mar Rosso colpisce tutti, colpisce l'Italia, colpisce l'Europa, colpisce fortemente anche la Cina, che appunto, attraversando una fase economica piuttosto complessa, non può permettersi in qualche modo di vedere i commerci tracollare in un'area così strategica del mondo, in assenza sostanzialmente di alternative. E sono difficoltà che abbiamo anche noi davanti ai nostri occhi, con le navi che sono costrette a fare il periplo dell'Africa. Avevano già cominciato in precedenza, in realtà, perché si erano alzati i premi assicurativi, una storia piuttosto lunga questa, però in questo momento qui sono tantissime le compagnie che cominciano a non attraversare più poi il Mar Rosso e a recarsi nello stretto. Quindi prendiamo questa dichiarazione cinese, che sicuramente è una dichiarazione forte, una presa di posizione piuttosto forte e robusta, tuttavia permane quell'atteggiamento complessivo nei confronti rispetto al conflitto mediorientale, e quindi anche a ciò che sta avvenendo con gli attacchi delle milizie Houthi, questo atteggiamento che io ho definito un po' nel tempo di attesa, perché la Cina sa sostanzialmente che tutta questa serie di situazioni portano gli Stati Uniti ad esporsi in maniera eccessiva, se vogliamo, sull'arena internazionale. Volevo chiederti questo, infatti. A compiere quindi degli errori, perché necessariamente potremmo dire chi agisce, chi non agisce non sbaglia, ma a compiere poi necessariamente degli errori, a dover scegliere il posizionamento di volta in volta, e quindi dover irritare tutta una serie di attori internazionali, per esempio in sede ONU. E la Cina sembrerebbe, dall'inizio della crisi, dal 7 ottobre, aver assunto un atteggiamento attendista mirato a sfruttare gli errori degli altri. Un atteggiamento, una strategia che non fa una piega sotto un certo punto di vista, perché è quasi una delle più semplici strategie che possa da adottare in generale, cioè attendiamo che gli altri commettano degli errori, e necessariamente, vista la natura di questa crisi, gli errori stanno emergendo. Ne segnalo uno che mi è capitato davanti agli occhi, per dire, in questa fase. Conosciamo i rapporti complessi, difficili, complicati che esistono, per esempio, tra la Cina e l'India. L'India ha assunto, perché dagli anni 90 in poi ha stretto relazioni molto strette con Israele, relazioni bilaterali molto forti, molto solide. L'India in sede ONU inizialmente si è astenuta su tutte le mozioni per il cessate il fuoco. Dopo 2 mesi la pressione internazionale è divenuta talmente ampia
che l'India stessa a metà dicembre ha votato invece a favore del cessate il fuoco in sede ONU. Ecco, questo è l'atteggiamento che questo è quello che vuole vedere in qualche modo la Cina. È una crisi che per natura porterà alcuni attori internazionali a prendere posizioni scomode, difficili da difendere, e questo aprirà degli spazi per la Cina nei quali la Cina è pronta perfettamente ad inserirsi, come ha già fatto fino adesso e come probabilmente continuerà a fare. Sì, anche poi a pensar male si fa un peccato, ma in vista, anzi nel caso, in vista spero proprio di no, di un confronto anche bellico con gli Stati Uniti, questo overstretching, cioè l'Ucraina da una parte, Israele dall'altra, il Mar Rosso dall'altra, costringe a un consumo di munizionamento e di mezzi che alla fine depaupera le scorte militari americane. Cioè, già adesso sappiamo che per rimpolpare le scorte, ad esempio, di Javelin e di Stinger che sono state date a piene mani all'Ucraina, ci vorranno 4 anni, ma per ripinguare le scorte. Se poi continua questo consumo di missili ad ogni drone o un missile UTI, il tutto si assomma. Ma comunque andiamo adesso alla Cina, diciamo alle domande più generali e strategiche. Inizio io come al solito con una piccola scheda in cifre della Cina. Eccola qui. Eccola. Allora, popolazione cinese 1,4 miliardi e rotti di persone, su una superficie totale di 9.590.000 chilometri quadrati circa. Teniamo conto che è 30 volte l'Italia, ma rispetto alla popolazione, se ci fosse la stessa densità media, l'Italia con quella superficie avrebbe 1,8 miliardi di persone. Il PIL è di 17.458 miliardi, quasi 9 volte l'Italia. Un debito PIL che sembra invidiabile, appunto, il 73%, un'inflazione che ultimamente si è trasformata in deflazione, il meno 0,3%, una disoccupazione fisiologica, diciamo quasi, cioè il 4,8%. Andiamo però a vedere è un tasso di povertà, lo vediamo dello 0,15%, almeno ufficiale. Andiamo a vedere però il rovescio della medaglia. L'indice di libertà economica, non ho messo i numeri assoluti, come indice di libertà è al 150° posto su 177. L'indice di libertà di stampa è al 177° posto su una 180. Quindi sì, una situazione economica invidiabile, ma a scapito di quello che è la libertà dell'individuo. Una volta si pensava che le libertà economiche avrebbero portato prima o dopo e il benessere anche a una libertà e a una democrazia effettiva, ciò non è avvenuto, anzi forse il contrario. Ma andiamo avanti sugli aspetti più sociali. La spesa sanitaria è al 5,35% del PIL, l'Italia è il 6,8%, con una alfabetizzazione del 97%, penso sia una delle più forti dell'Asia, a parte Singapore forse. E una spesa di istruzione come percentuale sul PIL del 3,8%, più o meno è simile all'Italia, che è il 4,1%, ma ricordiamo che l'Italia è sotto alla media europea, che è il 4,9%, se non erro. Vediamo i principali clienti della Cina. Gli Stati Uniti col 16,8% appunto delle esportazioni, l'Unione Europea col 14,6%, il Giappone col 5,7% e la Sud Corea con il 4%. E i principali fornitori, quindi quelli che esportano di più in Cina, sono l'Unione Europea sicuramente col 12,2%, la Corea del Sud con l'8,4%, Taiwan praticamente è equivalente, il Giappone con l'8,3% e gli Stati Uniti a appena il 6%. Vediamo che c'è proprio
uno sbilanciamento soprattutto negli Stati Uniti, e vediamo anche quanto importante è Taiwan per la Cina, appunto, e il suo fornitore soprattutto. Mi dirà Tiziano Marino se è giusto quello che ne suppongo per quanto riguarda l'alta tecnologia, i chips e l'elettronica. La speranza di vita è di 78 anni contro i nostri 82, quindi ottima per l'Asia. E vediamo l'utilizzo di internet che ha il 70%, il 75% dell'Italia, quindi una popolazione che comunque ha accesso a molte delle risorse, anche se poi internet in realtà non è molto libero, come mi confermano chi ne vive là. E vediamo le spese militari. Non sembrano molto alte, almeno rispetto alla percentuale del PIL, 1,23%. Ricordiamo che ad esempio gli Stati Uniti arrivano al 4 e oltre, la stessa Italia all'1,5, circa 1,46, però 1,23 sono 215 miliardi di dollari, che la pongono al secondo posto nel mondo. Però poi dovremo vedere anche il potere equivalente di acquisto, perché ovviamente il soldato cinese, ad esempio, rispetto a quello americano costa meno, gli aerei costano meno, anche se forse sono un po' meno buoni, per carità. Alcuni stimano che con il potere equivalente di acquisto arrivi a circa 600 miliardi di dollari, quindi a circa 2/3, poco meno di 2/3, quindi anzi tra i 5 e i 600 miliardi degli Stati Uniti, non al 25% come lo ne vediamo. E vediamo un altro dato, il tonnellaggio della Marina Militare cinese, per dire quanto in questo momento la Cina si stia rafforzando anche da quel punto. Nel 1980 erano 350.000 tonnellate di naviglio, 368.000 credo per l'esattezza. Nel 2019 siamo arrivati a 1.600.000 tonnellate. Gli obiettivi sono ad arrivare a 2.100.000 tonnellate. Questo in pratica è la Cina in cifre. Se hai qualche commento su questo, ben volentieri. No, sono dei dati estremamente rilevanti. Condivido quella sottolineatura pienamente sulla parità d'acquisto, perché molto spesso non calcoliamo questi aspetti e come per esempio quando parliamo di sorpasso cinese dovremmo capirci su di cosa stiamo parlando sostanzialmente, se parliamo di PIL, se parliamo di distribuzione della ricchezza, se parliamo di livello salariale, di aspettativa di vita. Quindi condivido diciamo questi aspetti qui, dei dati interessanti che lasciano chiaramente poi riflettere su alcuni aspetti, per esempio gli aspetti economici. Leggevo gli ultimissimi dati dell'inflazione core, diciamo quella scorporata dei beni volatili come cibo e energia, ha fatto segnare un più 0,6 su base annua a dicembre, molto debole. È stato un anno fondamentalmente quasi di semideflazione, un anno in cui lo spettro della deflazione è stato nell'aria a lungo e le cose non stanno cambiando, e anche un anno in cui i dati economici complessivi non sono stati poi così ottimali. Tuttavia la Cina ha comunque mantenuto un tasso di crescita confermato proprio in questi giorni a 5,2%, che è un tasso di crescita che va dello 0,2 sopra il target fissato al 5%. Le attese per l'anno prossimo sono di una crescita del 4,5%. Vediamo cosa accadrà. Tuttavia permangono delle perplessità rispetto a ci sono delle criticità dal punto di vista della fiducia complessiva del sistema, e poi come ben sappiamo ci sono delle criticità relative al sistema immobiliare, sulle quali magari poi andremo più nello specifico. Rimanendo un attimo sull'export, sottolineo che il dato sull'export tuttavia è trainato in qualche modo dal rallentamento dell'economia globale, ossia non si registra un calo della capacità produttiva del paese, ma si registra semmai un calo della domanda in qualche modo proveniente da altri attori, in parte legata al fatto che alcuni attori importanti hanno scelto vie di decoupling, de-risking e via dicendo, di sostanziale relativo parziale disaccoppiamento economico, ma in parte legate banalmente al fatto
che la fase storica dal punto di vista economico non è tra le migliori, perché la ripresa post-Covid è ritardato in qualche modo in Cina, ma da noi qui in Europa già si parla insomma di tassi di crescita irrisori, vicini allo zero già per i prossimi anni. Quindi mettiamola sempre, diciamo, in un contesto globale, cerchiamo di capire tuttavia, per un'economia che punta così tanto sull'export e che non è riuscita ancora a costruire quel forte mercato interno al quale punta da diverso tempo, i colpi sotto questo punto di vista sono piuttosto forti. E chiudo dicendo, ritorniamo un attimo con la mente a ciò che abbiamo detto su Suez, sulla libertà di navigazione. Il discorso è strettamente connesso. Un calo delle esportazioni per un'economia basata sull'export fondamentalmente, e una crisi militare di questa portata in uno degli snodi cruciali proprio in questa fase storica. Quindi la Cina è stata quasi in qualche modo anche obbligata, no, a fare queste dichiarazioni, perché comunque l'impatto sul paese e sull'economia è forte, l'impatto di ciò che sta accadendo. Ecco, una mia impressione è quella che poi appunto ne chiedo il tuo parere, che anche la Cina aveva negli ultimi tempi, nel penultimo anche, cioè dal penultimo mandato di Nexi, tentato di puntare più sullo sviluppo del mercato interno rispetto a quello esterno, però la quasi deflazione indica che il mercato interno non si sta assolutamente sviluppando, quindi devono per forza tornare per certi versi a quello esterno. E qui si ricollega sempre il Mar Rosso di nuovo. Allora, non credo, diciamo, mettiamola così, la rilevanza del mercato esterno rimane intatta. Tuttavia la Cina ha preso atto di quelli che sono i posizionamenti strategici degli Stati Uniti e dell'Unione Europea in questi ultimi anni, della serie di strategie per l'Indo-Pacifico che sono state pubblicate dal blocco euroatlantico. Ricordiamo che la Cina non accetta nemmeno il concetto di Indo-Pacifico, non le piace perché è un concetto che la rende periferica nel contesto asiatico. Ha capito da che parte sta andando in qualche modo il blocco euroatlantico, con il quale ha un'interconnessione economica molto profonda, no? Con questo piano della globalizzazione cominciato molti anni fa, davanti al quale sembrava impossibile, no, porre delle critiche, perché sembrava quello poi il futuro del mondo, e ora stiamo andando in direzione, se vogliamo, opposta. Però la rilevanza dell'export rimane tale. Semmai la Cina sta guardando più ad altri mercati, rafforza, se vediamo i dati, alcuni rapporti che ha per esempio con il sud-est asiatico e con alcuni mercati asiatici in crescita. Il dato rilevante in questa fase semmai è una fuoriuscita di investimenti diretti esteri provenienti per esempio dagli Stati Uniti e da altri attori del blocco euroatlantico, e questo appare molto rilevante perché significa che si smette di puntare su quel mercato. Però per venire alla domanda specifica, sì, si era puntato e si punta allo sviluppo del mercato interno. Non sta funzionando? Sì, la risposta è sì, non sta funzionando. Tuttavia è ancora presto, dal mio punto di vista, per poter dare un giudizio complessivo. Ne ho letti tanti, piuttosto, che io definisco piuttosto coraggiosi nell'ultimo anno e mezzo. Non è chiaro, non è chiaro quali sono gli aspetti, non sono ben chiari gli aspetti che non stanno funzionando. Quando un'economia attraversa una fase come questa, l'economia cinese attraversa una fase di scarsa fiducia, la fiducia è legata a tutta una serie di elementi. Era anche, è anche, se vogliamo, fisiologico che dopo una crisi come quella sanitaria scatenata dal Covid, una reazione di quel tipo da parte del governo, che ricordiamo introduceva delle misure draconiane, no? Delle misure durissime, imposte alla popolazione senza comunicarle in maniera appropriata. È questo che ha fatto poi, se vogliamo, ha scatenato un po' le proteste, cioè il fatto che il governo di solito, no, anche poi capace negli anni nel trasmettere un determinato tipo di messaggio, ha preso tutta una serie di misure che la popolazione non ha compreso, che non sono addirittura state comunicate alla popolazione. Questa situazione qui, un tasso di mortalità elevato, un tasso di natalità che frena, tutta una serie di fattori che creano un calo della fiducia. Tuttavia, se questo porti a una stagnazione di lungo periodo, alla fine della crescita cinese come l'abbiamo conosciuta, la verità è che oggi non abbiamo i dati per dire questo, e da analisti dovremmo dire che quando non abbiamo i dati un po' ci tiriamo fuori da quella che è la previsione
o quantomeno possiamo delineare degli scenari, ma non porre una previsione. Ho letto, diciamo, molte analisi ardite che si spingono a dire che fondamentalmente è finito il modello cinese come l'abbiamo conosciuto. Ripeto, a oggi i dati non ci dicono questo, ci dicono semplicemente, ma è già un dato abbastanza rilevante, che la crescita che ci si attendeva, la ripresa post-pandemica che ci si attendeva, non c'è stata, ma bisogna porre sempre la Cina nel contesto globale e ricordarsi che nel contesto globale di economie interconnesse, quando gli altri non decollano, faccio un esempio banalissimo per farlo capire al pubblico, che è un esempio che ci tocca da vicino. Quando rallenta la Germania, l'Italia non ride. No. In un mercato globale interconnesso, quando rallenta l'Europa, rallenta la Germania che è partner fondamentale della Cina, gli Stati Uniti non brillano, l'Asia arranca, faticano quasi tutti tranne l'India. In questa situazione qui i partner principali, Pakistan, Bangladesh, crisi economiche, Fondo monetario, ecco, in questo quadro qui, che la Cina continuasse a crescere da sola, diciamo, è piuttosto complicato. Quindi spero di aver reso un po' l'idea, ancora è presto per capire cosa non va, certo c'è molto, possiamo vedere che molte cose non vanno in questa fase. Certo, e prima di farti la prossima domanda, quello che a me sembra che l'economia cinese rispetto a quelle occidentali, ancora forse tra un po' no, perché lo sviluppo della tecnologia è estremamente significativo, sono delle economie complementari per certi versi. Se ne vediamo, e, e, praticamente il consumo di soia, la soia cinese, che poi è uno tra i principali alimenti cinesi, e viene per la maggior parte dagli Stati Uniti, che sono il maggiore esportatore di soia dalla Cina, e molte altre merci che arrivano appunto negli Stati Uniti in Cina, che gli americani non ne producono più, quindi sembrano quasi economie complementari, anche se geopoliticamente sono rivali e concorrenti. Sì, sì, sono d'accordo. Il legame economico, gli anni della globalizzazione hanno comunque prodotto effettivamente in qualche modo hanno permesso alle economie di legarsi tra loro, ma un legame che è ben più profondo di quello che abbiamo, rispetto a quello che abbiamo visto, per esempio, nei confronti della Cina. Anche per questa ragione, per esempio, l'Unione Europea, ben consapevole di ciò, ha tramutato il concetto di decoupling in un concetto che sostanzialmente significa poco, va interpretato di de-risking, cioè sostanzialmente un decoupling, ossia un disaccoppiamento però moderato, più lento, perché c'è la consapevolezza a tutti gli effetti che ci sono interi settori che sono completamente dipendenti dalla Cina, e anche la Cina stessa è dipendente da noi per alcuni aspetti. Ecco, in questo quadro qui di complementarità appunto dei sistemi economici che condivido, ripeto, il dato interessante è il fatto che non arrivino in Cina più, non si registrano più quegli arrivi massicci di capitali di investimenti diretti esteri. Tuttavia, in Cina sono ancora presenti moltissimi marchi, anche statunitensi, e segnalo un ulteriore aspetto che magari sfugge spesso a chi non segue, poi non è costretto a seguire tutti i giorni l'andamento magari dell'economia cinese o degli investimenti esteri. Alcuni fondi pensione statunitensi o alcuni fondi più grandi comunque non stanno disinvestendo, non si stanno necessariamente allontanando dalla Cina. E molti marchi statunitensi rimangono in Cina e operano in Cina. Quando investono non rientrano generalmente nelle statistiche degli investimenti esteri, perché molto spesso magari rinvestono soldi o profitti che hanno fatto poi lì direttamente in Cina, oppure hanno creato, diciamo, filiali cinesi e via discorrendo. Non entriamo troppo nel tecnico, però il concetto è questo. E soprattutto ci sono paesi come UK, per esempio, ma penso all'Australia, penso al Giappone. Ci sono molti paesi che dal punto di vista della narrativa stanno mettendo pressione, stanno raccontando la necessità di un allontanamento rapido dalla Cina. Tuttavia la realtà è ancora lì. Gran parte di questi paesi, cito per esempio l'Australia, ha legato ampiamente l'andamento della sua economia alle importazioni cinesi di materie prime australiane, e quindi da una parte hanno una narrativa, diciamo, che spinge ad allontanarsi, dall'altra parte però continuano a fare affari con quello che è a tutti gli effetti uno dei mercati principali nel mondo.
che rimane estremamente dinamico e nel quale ovviamente l'imprenditoria in generale vuole andare ad investire banalmente perché lì i profitti sono maggiori, le possibilità di profitto sono maggiori, i margini almeno in parte sono ancora maggiori e quindi rimane diciamo questa tensione che chiaramente va studiata nel corso del tempo perché ci si sta allontanando, ripeto, però al momento l'interdipendenza è lì, l'abbiamo davanti agli occhi, si citano sempre i pannelli solari, ma possiamo citare le auto elettriche, ne possiamo citare tanti di elementi, citavi giustamente la soia, tanti elementi che magari a volte ci sfuggono. Sì, ma io credo che il decoupling sia necessario anche per evitare, la stessa situazione eventuale, assolutamente non è sicura che abbiamo avuto con, il petrolio e il gas russo, più il gas e il petrolio, per quanto riguarda le terre rare o il litio. Vado a memoria, ma mi sembra che con le terre rare il 70% del trattamento delle terre rare viene fatto in Cina, grazie alla Cina, perché ovviamente da un punto di vista ecologico il trattamento delle terre rare non è proprio il massimo dell'ecologia, anzi. E quindi sì, forse per certi minerali, per certe materie critiche, forse il decoupling è necessario e utile, ma per altre questioni forse è controproducente per altre materie. Sì. Sì, 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 no, se posso, esattamente, è proprio questo il punto. Ci troviamo davanti alla classica situazione in cui ciò che è conveniente dal punto di vista economico non è conveniente dal punto di vista politico e viceversa. Ovviamente, probabilmente per il dominio della politica, se ancora c'è un po' di dominio della politica sull'economia, probabilmente vincerà la politica e quindi si andrà verso un decoupling. Non ci possiamo però negare, non possiamo negare, almeno tra di noi, in tutta onestà, che chiaramente il prezzo economico è piuttosto elevato. Tuttavia, in questo modo si costruisce quell'autonomia strategica che tutti perseguiamo e quindi la direzione è chiaramente questa. Io però aggiungo semplicemente un elemento di criticità. Al di là di come la si pensi, nel nostro lavoro ci si chiede sempre di non pensare eccessivamente, cioè ciò che noi riteniamo giusto o sbagliato spesso lo lasciamo a casa la mattina quando usciamo. L'elemento è questo, un disaccoppiamento economico. Allora, la crisi, parto da questo, la crisi tra Russia, la guerra tra Russia e Ucraina, la crisi con la Russia, tra Unione Europea e Russia ci ha dimostrato fondamentalmente che anche questa connessione economica non ci salva da possibili conflitti, e siamo d'accordo. Tuttavia, il disaccoppiamento economico nella storia è sempre stata una sorta di premessa a possibili conflitti. Quindi questo ce lo dobbiamo raccontare dal mio punto di vista, cioè creare economie indipendenti che vanno in direzione opposte, blocchi di stati che si supportano tra loro, crea una situazione di tensione e di conflitto. O dico semplicemente questo, oppure la narrazione, le pubblicazioni e tutto quello che ci ha raccontato l'accademia, ma anche la politica negli anni della globalizzazione non era vero. Però o abbiamo sbagliato tutte le analisi degli ultimi 20-30 anni sulla globalizzazione, perché c'è stata la crisi russa e ci ha dimostrato che è stato tutto sbagliato, però tutte le analisi si basavano sul fatto che il disaccoppiamento portava conflittualità. Cioè questo noi lo dobbiamo ricordare. Non è che oggi abbiamo scoperto che il disaccoppiamento porta pace. No, assolutamente il contrario. Poi, tra l'altro, porta un'altra cosa il disaccoppiamento. Se questo telefonino più o meno, che anche se Samsung probabilmente sarà prodotto in Cina, ti ne costa qua 500-600 euro perché è prodotto in Cina, se fosse prodotto da altre parti col disaccoppiamento ti verrebbe 1200-1300 euro lo stesso telefonino. Quindi non so se anche a noi comuni cittadini conviene questo disaccoppiamento. Andiamo anche alle criticità però della Cina, perché sembra un gigante economico, ma qualche volta qualcuno potrebbe sospettare che se non proprio i piedi di argilla, qualche pezzo di piede ce l'abbia, perché ricordiamo una bolla finanziaria per certi versi, ma anche una bolla del mercato immobiliare che si sta afflosciando, ma anche la denatalità della Cina, il mercato interno che non ne parte. Quindi
e ci sono il fatto stesso della mancanza di una di una maggiore oppressione del partito in questo momento anche sulla libertà economica e di iniziativa. Sono tutte scricchioli forse che magari non emergono adesso, ma potrebbero emergere nei prossimi, se non decenni, diciamo nei prossimi lustri? Sì, raccontavo recentemente in un incontro con alcuni clienti che la Cina porta avanti questa sorta di doppia narrativa, cioè da una parte alla popolazione, diciamo, sul fronte interno stimola, diciamo, il dibattito e rispetto alla necessità di diventare autonomi, di sviluppare capacità, autosufficienza, mentre nei messaggi che invia sul fronte esterno al mondo continua a dire fondamentalmente no, venite, stiamo lavorando per cercare in qualche modo di aprire il più possibile diversi settori dell'economia, manifatturiero high tech, insomma, e siete benvenuti. Questa doppia narrativa che lascia un po' perplessi, perché racconta due storie quasi di segno opposto. Ecco, questo è rilevante in qualche modo, perché ci descrive qualcosa della Cina che proviamo a cogliere da fuori. Io sottolineo sempre, parlavamo di quanto è solida la situazione, di quanto è solido il partito, per esempio. Allora, facciamo un attimo mente locale. Uscivamo dal congresso in cui generalmente un po' tutti avevamo avuto la sensazione di un rafforzamento della leadership di Xi Jinping, ovviamente, e di un accentramento del potere. Abbiamo raccontato sostanzialmente un partito maggiormente monolitico, no? Uscito dal congresso, come rafforzato, con una leadership rafforzata. Poi però ci siamo ricordati un aspetto fondamentale, che guardare alle dinamiche del Partito Comunista Cinese da fuori porta con sé, provo anche qui una metafora, un parallelismo, porta con sé quell'elemento di difficoltà di analisi che ha anche, per esempio, il fatto di studiare, non sto minimamente paragonando le due cose, ma sto facendo semplicemente un esempio, di studiare le dinamiche interne ai gruppi criminali. Perché faccio questo esempio? Perché di solito quando si scoprono alcune dinamiche interne ai gruppi criminali significa che qualcosa è già successo. Se vogliamo usarlo in maniera più poetica, possiamo dire guardare al Partito Comunista Cinese spesso è come guardare il cielo, no? Quando guardiamo le stelle, per lo più vediamo cose che sono successe nel passato. Ecco, a noi ci arriva quasi sempre la notizia quando ormai è troppo tardi. Se abbiamo una percezione di solidità del partito, poi dopo 2 settimane scopriamo che sono stati epurati 40 funzionari di alto livello e ci Che sono rendiamo stati conto epurati, tra che l'altro. ci sono delle tensioni. Ecco, e arrivo al punto. Qualche cosa non va all'interno del partito. Sono saltati un ministro degli esteri, è saltato un ministro della difesa come Li Shangfu, ci sono state epurazioni, numerose epurazioni all'interno della forza missilistica del People Liberation Army, e questo ce la dice lunga su quello che è un po' lo stato delle forze armate. Chiaramente ci sono stati dei leaks, se vogliamo gli americani hanno parlato di corruzione, però la storia anche qui ci insegna qualcosa. Nei regimi, fondamentalmente, parlare di corruzione, cioè nel momento in cui viene tirata fuori la corruzione, l'elemento del mancato allineamento con la leadership torna sempre alla mente. Cioè nei regimi, quando si vuole purare qualcuno che non è d'accordo con noi, di solito lo si fa accusandolo di corruzione. Mediamente è quasi sempre questo. È stato fatto anche in Italia, che sia vera o meno la corruzione poi, ma è stato fatto anche in Quindi, Italia. quindi è molto difficile misurare effettivamente quale sia il livello di corruzione che probabilmente c'è nel procurement militare cinese, o per esempio leggevo nei silos, senza entrare troppo nello specifico, no, relativa all'utilizzo del carburante, hanno trovato acqua nei missili, tuttavia l'acqua nei missili spesso serve per semplicemente svuotare del propellente i missili, quindi la storia è abbastanza complessa, ma stiamo sul punto. Una serie di epurazioni che colpiscono anche alcuni esponenti di spicco dell'industria della difesa cinese. Questo ce la dice lunga su quella che è la percezione di compattezza del partito, che probabilmente non è poi così compatto come appare. Questo è il dato che emerge in questi mesi. Tuttavia, ripeto, ahimè, molto spesso queste dinamiche ci arrivano dopo.
È difficile per noi analisti ammettere sempre che a volte si arriva dopo su determinate cose, però bisogna accettare i limiti della realtà. Queste dinamiche sono arrivate dopo il congresso e quindi la narrazione di un po' tutti è mutata. Il congresso è finito da relativamente poco tempo, eppure le tensioni sembrano tante e toccano diversi settori. Chiudo segnalando che recentemente Xi Jinping ha fatto notare come, per esempio, la campagna anticorruzione nei confronti del settore privato cinese dovrebbe rafforzarsi perché c'è qualcosa che non va. E quindi noi possiamo cogliere questi segnali e quindi probabilmente ci aspettiamo qualche altra sorpresa nell'immediato, nel medio periodo, diciamo, non ci spingiamo troppo oltre. Poi, ecco, l'altra domanda prima di andare sulla parte finale, sulla geopolitica più pura, quindi il Mar Cinese meridionale e lo sbocco all'oceano. Sì, a me sembra un po' la Cina la ripetizione della storia con il Giappone, ma non parlo solamente, e ne parleremo dopo, del Giappone alla vigilia della seconda guerra mondiale, ma il Giappone nei primi anni 80, dove c'erano anche film, Sole Rosso, eccetera, dove si vedeva questi giapponesi che arrivavano nella parte orientale, anzi occidentale per noi degli Stati Uniti, e finanziariamente si beccavano mezzo a Los Angeles, mezzo a San Francisco, eccetera, dove sembrava una potenza inarrestabile il Giappone, che doveva diventare quasi la prima potenza economica mondiale, se non proprio per dimensioni, per dinamicità. Dopo 10 anni neanche questa bolla se n'è sgonfiata e il Giappone va avanti, cresce quanto più o meno l'Europa. La Cina farà la stessa fine da questo punto di vista? Allora, comincio sul tema, diciamo, della comparazione, no? A me generalmente le comparazioni interessano, no? Perché dal punto di vista intellettuale sono sempre stimolanti. A volte mi suggeriscono qualcosa, altre volte mi lasciano un po' perplesso. Segnalo che in settimana è uscito un articolo che suggerisco a chi è interessato 1 o 2 settimane fa su una comparazione tra le più ardite, però anche interessante, che ho letto negli anni, tra la famiglia dei Medici e gli Emirati Arabi Uniti. Quindi diciamo che ci si diverte parecchio nel nostro mondo a fare comparazioni. Ora, tornando seri e sul punto, c'è un elemento che sottolineerei rispetto a questo possibile parallelismo. La Cina e il Giappone, dal mio punto di vista, sono profondamente diversi. Perché dico che sono profondamente diversi? Non parlo solamente della fase precedente alla seconda guerra mondiale, parlo anche proprio complessivamente di un certo grado di militarizzazione della società giapponese che c'è stato prima della seconda guerra mondiale, ma che in fondo forse non è mai finito, perché il Giappone ha traslato questa militarizzazione in ambito civile e quello ha permesso al paese in qualche modo di crescere in maniera così importante ed esponenziale. La Corea del Sud ci ha provato, ma è dovuta passare per un regime militare molto duro e robusto per raggiungere quelle vette e quei livelli, mentre il Giappone riesce a farlo quasi in una situazione di sostanziale democrazia. La Cina sotto questo punto di vista è molto diversa e malgrado abbia sicuramente un regime a partito unico, i livelli di militarizzazione della società probabilmente difficilmente nella storia hanno mai raggiunto i livelli giapponesi. Questo è il primo punto che mi preme in qualche modo sottolineare. In secondo luogo, è difficile sempre comparare le diverse epoche storiche, però diciamo che il Giappone pre-seconda guerra mondiale era un Giappone che era uscito da una guerra vinta con la Russia, era un Giappone in cui dentro c'era tanto imperialismo, tanto razzismo, in cui dentro c'era tanta voglia di conquista, che si è mosso anche per cercare approvvigionamenti energetici, eccetera. Oggi siamo in una situazione completamente diversa perché per quanto un paese possa sembrare aggressivo o meno, la sua capacità d'azione nel mondo si sviluppa anche in altri modi e non necessariamente attraverso i conflitti. La Cina opera dal punto di vista economico in gran parte del mondo. Io spesso sorrido, ahimè, senza mancare di rispetto a nessuno, però sorrido quando sento dire che per la Cina bloccare Taiwan significa non far uscire la Cina, non far andare la Cina nel mare. Ma il mondo è cambiato, la Cina già va in Sud America
e fa sostanzialmente ciò che vuole. La Cina già va in Africa e fa sostanzialmente ciò che vuole. La Cina è in Centro Asia e fa sostanzialmente ciò che vuole, soprattutto laddove agisce in assenza di competitor occidentali o del blocco euroatlantico. Quindi sono tempi un po' diversi in cui tenere uno Stato chiuso, tenendo un avamposto davanti allo Stato, oggi secondo me ha un senso completamente diverso. Tuttavia abbiamo fatto tutti gli stessi studi, abbiamo fatto tutti studi strategici e relazioni internazionali, questi libri ci hanno colpito a tutti e quindi ci piacciono questi discorsi strategici in cui siamo convinti che uno Stato possa essere fermato semplicemente perché non lo si lascia operare liberamente magari all'interno del Pacifico. Tuttavia, chiudo semplicemente su questo. Io non vedo una possibile comparazione, vedo semmai minacce, criticità, ma di tipo completamente diverso. Chiudo semplicemente su questo punto. Se pensiamo al Giappone sempre pre-seconda guerra mondiale, quel Giappone lì, proprio quello che era alleato dell'Italia, che era alleato della Germania, e guardiamo a quei nazionalismi, a quegli imperialismi, a quel livello di razzismo, i leader e le strutture statali di questi paesi erano profondamente aggressivi. I discorsi erano profondamente aggressivi. Non si nascondeva la volontà di invasione, anzi era proposta, era sul tavolo. La Cina questo discorso non ce l'ha. E questo è un dato storico incontrovertibile. Cioè questo discorso non lo fa. Perché sono cambiati, dal mio punto di vista, è cambiato il modo di operare all'estero. Molti paesi agiscono in maniera diversa. Gli Stati Uniti probabilmente in una delle ultime avventure in giro per il mondo lo hanno capito all'inizio degli anni 2000, che non era forse più il tempo di operare cercando di andare ad esportare democrazia o intervenendo direttamente con i soldati, Afghanistan, Iraq, ma che probabilmente si riesce ad influire sulle dinamiche internazionali anche standosene a casa propria, spesso. Ecco, io guarderei più a questo aspetto qui, alla capacità della Cina di starsene in Cina e di influenzare profondamente le dinamiche politiche, economiche, diplomatiche dei singoli stati in giro per il mondo. Ecco, a questo punto andiamo forse alla domanda che ti interessa di più, perché ne abbiamo parlato, la debt trap, scusa, ma io mi riferivo anche al Giappone, non tanto quello seconda guerra mondiale, ma quello anni 80, in cui appunto c'era questa esplosione economica incredibile che sembrava inarrestabile. E come adesso con la Cina, è quello che intendevo dire, ma finirà questa espansione inarrestabile, riuscirà a superare gli Stati Uniti, diventerà la prima potenza, come si pensava per certi versi, anche se poi a livello di popolazione i 120 milioni di giapponesi non possono essere parificati al 1,4 miliardi di cinesi. Ma appunto riuscirà a diventare la prima potenza economica o si fermerà come il Giappone? L'avevi detto, colpa mia, non sono arrivato all'ultimo Giappone, quello forse più rilevante. L'andamento economico generalmente nel sistema capitalistico, perché di questo poi parliamo, sì, c'è quel nome comunista, ma lascia un po' il tempo che trova, diciamo oggi come oggi, più un capitalismo di Stato se vogliamo, l'andamento è quasi sempre molto simile. Nel caso della Cina, tuttavia, c'è un elemento di criticità maggiore che è relativo al fatto che sembrerebbe che il paese stia invecchiando prima di aver raggiunto, diciamo, l'apice possibile della crescita economica. Però questo potrebbe essere legato anche proprio alla struttura, a quei dati che vedevamo prima, una popolazione enorme che si estende su un territorio estremamente vasto e tutta un'altra serie di dinamiche, diciamo, più attinenti ad aspetti culturali, eccetera. Probabilmente per quello che credo, la Cina continuerà a crescere da qui nel breve e medio termine, la Cina continuerà a crescere perché i margini di crescita del paese sono ancora enormi. Quindi c'è da attendersi una crescita che è inutile che continuiamo in qualche modo a parlare di stagnazione secolare quando noi cresciamo allo 0,5 e loro al 4,5. Continuerà a crescere perché c'è margine di crescita estremamente maggiore rispetto a quello che abbiamo noi. C'è ancora una grossa fetta di popolazione da tirare fuori da sacche di povertà, c'è ancora una grossa fetta di popolazione rurale che non vive sulla costa e che non gode dello sviluppo cinese. Quindi noi continueremo a vedere questa crescita. Tuttavia, ripeto, c'è questo elemento qui che è interessante secondo me. Supererà gli Stati Uniti o meno? Dipende che cosa misuriamo.
probabilmente il benessere complessivo che abbiamo in alcuni centri statunitensi, paese che comunque ha, no, una disuguaglianza enorme, ma non andiamo su questo. Però quel livello di opulenza, quel livello di ricchezza, quel livello di sviluppo che c'è in alcune zone degli Stati Uniti, per la Cina manca ancora molto tempo per raggiungerlo addirittura e distribuirlo su tutto il territorio. Manca moltissimo tempo. Tuttavia, se per esempio misuriamo banalmente il PIL, probabilmente il sorpasso è, se non imminente, di qui a pochi anni. Però tuttavia, dico semplicemente questo, però attenzione a misurare le cose attraverso il PIL, perché il PIL è assolutamente fallace nel misurare tanti aspetti di un determinato paese. Quindi quando quel giorno leggeremo i titoli... Lo diceva già 60 anni fa Robert Kennedy, tra l'altro. E siamo d'accordissimo, esattamente, come diceva Kuznets, come dicevano tanti. Cioè, dico semplicemente questo, quel giorno, esattamente il giorno in cui leggeremo i titoli del sorpasso cinese, ricordiamoci che se è un sorpasso nominale sul PIL, prodotto, eccetera, il dato lascia sempre parecchio il tempo che trova. Il paese rimane enorme, le contraddizioni rimangono enormi, le sacche di povertà rimangono enormi e i margini di sviluppo rimangono enormi. Chiaro. A questo punto ti faccio una domanda, prima della domanda finale, sulla proprio la debt trap, anche perché un po' ricorda la politica delle cannoniere inglesi dell'Ottocento, per certi versi con versione corretta e modernizzata, e così anche perché non c'è solo in Africa, ma abbiamo visto c'è anche in Asia e a quanto pare incomincia a esserci anche in America Latina. Beh, con la trappola del debito, e ne abbiamo parlato, e infatti sono contento di poter dare un piccolo contributo su questo dibattito sulla trappola del debito. Perché mi interessa? Fondamentalmente la trappola del debito non è stata dimostrata. Cioè in accademia c'è dibattito sul fatto se esista o non esista la trappola del debito. Molto spesso esistono problematiche e criticità che sono un po' diverse, per esempio, dalla trappola del debito, come la intendiamo noi. Banalmente, e questo viene comunque da studi che ho portato avanti per diverso tempo, banalmente molto spesso la Cina ha sbagliato gli investimenti all'estero. Ha sbagliato gli investimenti all'estero anche perché guidata in qualche modo da leadership in diversi stati che non erano per nulla illuminate, penso per esempio allo Sri Lanka. Generalmente si parla di trappola del debito in relazione allo Sri Lanka, al Djibouti, al Kenya e a una serie di altri stati, insomma, che adesso non sto qui a nominare. In molte di queste circostanze è stato dimostrato, dati alla mano, che la trappola del debito, cosa intendiamo per trappola del debito? Un investimento cinese in un'infrastruttura fondamentalmente di un paese terzo che accetta l'investimento, con tassi di interesse talmente alti che non permettono al paese di ripagare il prestito che la Cina ha dato per questa infrastruttura, e quindi la Cina alla fine in qualche modo prende il controllo dell'infrastruttura stessa. Quindi ti presto i soldi, costruisci il ponte, non hai i soldi per ripagarmi, io comincio a gestire il ponte. Questo succede nel porto di Ambatota in Sri Lanka, succede in altri posti. Tuttavia, quello che vediamo, per esempio, se studiamo un attimo i dati, è che il porto di Ambatota in Sri Lanka, al di là del fatto che era un progetto studiato inizialmente dal Canada e dalla Danimarca, e al di là del fatto che non ci hanno voluto investire l'India e gli Stati Uniti, che lo Sri Lanka guardava principalmente a loro inizialmente su questo, il porto d'Ambatota è sostanzialmente un fallimento sotto tutti i punti di vista. Se guardate una foto, è anche un posto, vi verrà da sorridere se pensate che la Cina possa mettere lì una base navale, banalmente perché c'è un canale all'ingresso del porto in cui praticamente entra solo una nave e esce solo una nave. Quindi una flotta militare, una nave militare messa lì è sostanzialmente... in preda dei missili in pochissimo tempo. Esatto, esatto. Quindi io guardo a questa logica, a questo racconto, diciamo, della trappola del debito con un po' di perplessità. Gli studi accademici hanno dimostrato fino adesso che sostanzialmente qualcosa del genere c'è stato in Laos. Ma per esempio, nuovamente nel caso keniota, nel caso di Djibouti, molto spesso non è stato dimostrato questa volontà della Cina di poi ottenere il controllo dell'infrastruttura. Banalmente perché molto spesso parliamo di infrastrutture la cui conversione in potere effettivo sul paese è estremamente limitata. A volte parliamo di ferrovie, a volte parliamo di autostrade. Cioè noi dobbiamo pensare quanto può essere l'influenza di un paese rispetto a un altro paese se questo paese ne controlla generalmente parte dell'apparato ferroviario.
e soprattutto se questo apparato ferroviario non permette al paese che l'ha costruito, che ne ha finanziato la costruzione, di ottenere profitti. Cioè io direi questo, a volte ci si sofferma troppo su alcuni concetti che sono particolarmente intriganti, soprattutto per Cellanei, credo si chiami così, lo studioso indiano che ha introdotto il concetto al mondo. La Cina riesce a sviluppare, a influenzare l'andamento di questi paesi, per esempio vediamo le elezioni alle Maldive, in altro modo, agendo in maniera molto più semplice, agendo in operazioni di influenza elettorali che noi che viviamo in Europa dovremmo conoscere bene se abbiamo studiato la nostra storia, perché anche la nostra storia è stato questo molto a lungo. La Cina fa sostanzialmente questo. Il tema della trappola del debito, lasciami dire, va molto di moda, ma dati alla mano non sta in piedi, anche perché, chiudo, generalmente i tassi di interesse imposti dalla Cina, per esempio allo Sri Lanka, erano perfettamente in linea con i tassi di interesse del mercato in quella fase storica. Quindi non può esserci, banalmente lo Sri Lanka non è stato in grado di ripagare la Cina sul porto di Ambatota perché il progetto del porto di Ambatota è un progetto fallimentare di per sé, pensato da una leadership corrotta, quella dei Rajapaksa, che infatti sono stati cacciati dallo Sri Lanka, a pedate dalla popolazione per gli errori e le ruberie che ci sono state nel paese. È Poi stato un anche progetto e cito uno degli errori che hanno voluto tirar via nell'agricoltura i fertilizzanti normali e andare con la biodinamica. Questo potrebbe andare bene in Svizzera, che ha un certo clima, ma lì con tutti i parassiti che ci sono, con clima tropicale, non ne mi ricordo di né quanto, ma mi pare che la resa agricola si è più che dimezzata. Concludo semplicemente su questo. Sono d'accordissimo, quella storia e poi il default dello Sri Lanka è stata una storia veramente triste, ancora adesso il paese tra l'altro attraversa una fase complicatissima. Concludo semplicemente dicendo questo. Molto spesso alcune risposte rispetto a quelle che sono le operazioni di influenza in paesi esteri sono molto più semplici di quello che andiamo di quello che pensiamo. Questo è il messaggio, cioè non vorrei passasse il messaggio la storia sulla trappola del debito è un fake perché noi non crediamo che la Cina... No, la Cina veramente magari punta ad appropriarsi, punta per esempio ad investire su alcune infrastrutture strategiche in determinati paesi del mondo. Guardate quante volte l'Italia ha utilizzato il Golden Power negli ultimi 2 o 3 anni, da Draghi in poi, e capite quali sono gli investimenti che la Cina fa nelle infrastrutture strategiche, ma sicuramente la Cina non voleva tirare l'Italia in una trappola del debito. Non ci scordiamo che spesso questi paesi non ripagano Exim Bank, che le operazioni che Exim Bank è la banca cinese che fa le operazioni. Quando lo Sri Lanka, per esempio, ha ottenuto poi i soldi dalla Cina, il 1,5 miliardi, il 1,2 miliardi dalla Cina e ha dato la gestione di questo porto surreale, ripeto, andatevi a vedere le foto, ha dato la gestione di Ambatota per 99 anni alla Cina, ha pagato 1 miliardo, 1,5 miliardi, quel 1,5 miliardi lo Sri Lanka l'ha utilizzato per rafforzare le riserve estere del paese, non ci ha pagato Exim Bank, cioè non l'ha dato ai cinesi. Quindi è proprio la logica della trappola del debito che non si comprende. E comunque, ripeto, il porto di Ambatota è sostanzialmente un fallimento. La Cina già opera al porto di Colombo, la sfida vera è in altri porti, anche in Sri Lanka, al porto di Colombo, dove stanno investendo gli indiani, dove operano i cinesi. Cioè, molto spesso la risposta è più semplice di quello di quello che possiamo pensare. Sì, ma poi forse l'influenza cinese appunto, con questi prestiti, eccetera, va più che sulla debt trap, è una mia idea, su certi altri tipi di influenza. Vediamo, ad esempio, persone molto compiacenti al vertice dell'OMS. Esattamente, ti interrompo semplicemente per dire esattamente quello che intendevo. Cioè, molto spesso le operazioni sono più chiare ed evidenti e, se vogliamo, banali e molto simili a quelle che troviamo sui libri di storia di quello che crediamo. Ecco, a questo punto faccio l'ultima domanda, perché appunto stiamo sforando i tempi più geopolitica, andando su certe immagini, ma tu già in parte hai smentito questa teoria appunto dell'accesso ai mari. Vediamo un po', però comunque che la Cina sta diventando una potenza talassocratica anche. Questa è l'ultima portaerei in cinese, forse sarà l'ultima anche non nucleare.
la Fujian, che comunque ha un nome un po' tra virgolette sinistro, perché è la regione proprio che si affaccia e di rimpetto a Taiwan, Fujian. E vediamo che è enorme. Queste sono le catapulte elettromagnetiche che solo gli Stati Uniti posseggono per le loro portaerei. Qui appunto è in fase di costruzione ancora la portaerei, e vediamo le dimensioni della Fujian rispetto a una portaerei americana della classe Ford, quindi la più grande è l'ultima. Siamo quasi ai livelli di una classe Ford americana, le vediamo qui in mezzo sovrapposte. Ricordiamo che appunto vogliono arrivare a 2.100.000 tonnellate di stazza lorda per le loro navi complessivamente. Gli americani sono circa a 3 milioni. Ma questo tra l'altro sono, ed è questo che è anche un po' in sinistro, le sagome della portaerei americana dell'Anna Ford, messa nel deserto del Xinjiang, per addestrare a colpire queste portaerei. Penso che nessun'altra nazione abbia fatto qualcosa del genere. Tra l'altro anche, per simularle meglio, su rotaie, come vediamo, perciò che la nave si ne sposti in base e per addestrare a colpirla in base anche allo spostamento. Non solo le portaerei maggiori americane, ma anche i caccia della classe Harley Bark, che sono la spina dorsale della flotta degli Stati Uniti. E qui vediamo anche le esigenze, almeno classiche, e tu in parte le hai smentite nei cinesi. Vediamo che appunto l'accesso, per così dire, agli oceani, il libero accesso, che poi al giorno d'oggi si attua appunto in altre maniere, è appunto bloccato sia da Taiwan che poi dalle isole Senkaku giapponesi e via via più giù poi dalle Filippine. Però se andiamo a vedere la cartina, più che in Taiwan stesso sono dei piccoli scogli a delimitare l'accesso libero ai mari, come ad esempio le isole Pratas, che nemmeno le vediamo quasi, che sono a metà strada più o meno tra Hong Kong e Taiwan, messe un po' più a sud, o appunto lo che qui neanche si ne vede è al centro della e ne figura un po' più a nord ovest gli scogli di Scarborough rispetto alle Filippine, che però delimitano una zona geografica molto grande. Però a questo punto, anche se la Cina riuscisse a conquistare tutte queste perle di isole, rimarrebbe comunque la strada libera verso gli Stati Uniti, ma verso il secondo mercato, che è l'Europa, rimarrebbe lo stretto di Malacca, rimarrebbe Singapore, che è uno stato nel filo occidentale, quindi non riuscirebbe a liberarsi di questo fantomatico, cioè accedere a questo fantomatico accesso, scusate il gioco di parole, al mare. Però quello che fa più paura agli Stati Uniti, e qui concludo la mia lunga domanda, forse non è tanto Taiwan, che in questo momento sarebbe un osso troppo duro e ostico, e poi rischierebbe tra l'altro di distruggere, come abbiamo visto nella slide iniziale, la principale fonte di approvvigionamento di chips per la Cina, mettendo in subbuglio lo stesso mercato cinese. Però potrebbe essere, come dire, la strategia del fatto compiuto, cioè gli americani andrebbero a morire probabilmente per Taiwan, ma andrebbero a morire per le isole Pratas piuttosto che per gli scogli di Scarborough, oppure quelle altre isole di Taiwan che sono a 3 chilometri, adesso non ricordo più il nome, ma comunque sono a 3 chilometri dalla costa occidentale nel cinese. È questo che forse hanno paura. Del resto è una situazione che è molto simile a quella che vediamo nel Mediterraneo,
con l'isola di Castellorizzos, che è appunto greca, che è a 3 chilometri, a 3 miglia dalla costa turca, ma quella sola isola tira via alla Turchia 108.000 chilometri quadrati di zona economica esclusiva. Sì, sì, è interessante questo aspetto, è vero, su quest'isola è molto interessante. No, attenzione, non neghiamo minimamente la rilevanza del dossier della questione Taiwan. Semplicemente io tendo a credere che l'elemento chiave della questione di Taiwan possa essere espresso in questi termini. Nessuna potenza che si ritiene tale può accettare un'imposizione da una potenza esterna, in questo caso gli Stati Uniti, rispetto a un territorio che considera parte integrante del suo Stato. Cioè nel momento in cui la Cina ritiene che Taiwan sia parte della Cina, della Repubblica Popolare, non può accettare che un attore esterno determini le scelte di quel territorio. Non potendo accettare questo, pone una linea rossa. Dall'altra parte gli Stati Uniti pongono la loro linea rossa. Quindi c'è un rischio serissimo di tensioni ed escalation. Per quanto concerne la Marina, l'ammodernamento e l'allargamento della flotta è determinante comunque per la Cina, perché c'è un discorso, abbiamo parlato di un paese basato sull'export, soprattutto di un paese che ha chiaramente ambizioni globali, non ce lo neghiamo assolutamente, e quindi di un paese che sa perfettamente che ha necessità di avere una marina che accompagni i suoi commerci. Banalmente ritorniamo, e così chiudiamo il cerchio, ritorniamo all'inizio della nostra storia, guardiamo cosa avviene a Suez e pensiamo che fondamentalmente le dinamiche in quella regione, chi è attivo e chi può determinare le dinamiche in quella regione non è sicuramente la marina cinese. Tuttavia la Cina paga un prezzo altissimo per quello che sta accadendo. Questo la Cina lo sa perfettamente. Ed è proprio per questa ragione che sta compiendo, diciamo, questo, se vogliamo, sforzo, no, per procedere a questo ammodernamento, questa flotta e costruire una marina poi degna di tale nome, se vogliamo. Ripeto, le possibili tensioni sono enormi, molto interessante l'aspetto su tutti quegli scogli. Chiudo semplicemente dicendo questa cosa. Non lo so se gli Stati Uniti morirebbero per Taiwan. Ossia, non lo sappiamo. Perché non lo sappiamo? Perché la strategia statunitense in Indo-Pacifico è quella comunque di creare, no, una sorta di una serie di alleanze chiare, volte in qualche modo a, se vogliamo, permettete il termine, ad accerchiare, no, un po' la Cina. Parliamo di Giappone, chiaramente parliamo di Corea del Sud, ma lì la situazione è ancora più complicata perché c'è la Corea del Nord che potrebbe tirarla fuori dalla partita quasi immediatamente. E poi la dipendenza economica della Corea del Sud dalla Cina è ancora enorme, tra l'altro, anche l'influenza politica. Poi vabbè, su questo per ritornare a quello che dicevamo prima, l'India che rimarrebbe fuori dalla partita, ma obbligherebbe la Cina a dispiegare parte delle proprie forze su un confine lontano dal teatro di Taiwan. Non sappiamo se morirebbero, sicuramente però, e qui chiudo, ecco, difficilmente morirebbero per quegli scogli. E quindi sono d'accordo con te, la criticità rimane e soprattutto chiudo veramente con questo aspetto. Su Taiwan si scontrano due linee rosse. Cina e Stati Uniti sembrano sostanzialmente inamovibili. Io generalmente nel mio lavoro tendo a credere a quello che i leader dicono quando lo dicono più volte ripetutamente. Io credo che la Cina sia pronta a combattere per Taiwan perché l'ha detto molte volte e lo ha detto apertamente in maniera continuativa. E credo agli Stati Uniti quando dicono che Taiwan è una linea rossa. Quindi vedo lo scontro tra linee rosse e penso che le possibilità di scontro ci siano e che quindi purtroppo a oggi lo scontro è solo una questione di quando e non di se. E poi per carità anche di modalità, blocco navale, bisogna capire chi. Non stiamo parlando di una guerra aperta, stiamo parlando di uno scontro, non stiamo parlando di una guerra aperta. Sulla guerra aperta è un altro scenario ancora. Però ad uno scontro reale tra queste sul tema di Taiwan, secondo me, purtroppo, insomma, quello che registriamo oggi è che è probabile nel medio-lungo termine. E qui torniamo alla parte veramente iniziale di questa puntata, che quest'anno è l'anno del drago. Come evento degno. Brutti segni, tra l'altro con gli Stati Uniti che, come dicevi giustamente, sono parecchio distratti, no? In giro per il mondo. Sì.
Infatti. Un unico, così chiosa su quello che ne dici, giustamente dalla loro mentalità, la Cina considera Taiwan parte del territorio cinese, però ricordiamo che Taiwan non è mai stata parte della Repubblica Popolare Cinese e che nel corso della sua storia non è stata per molti anni sotto l'impero cinese, più che altro era tra virgolette indipendente o portoghese o giapponese e così via. Quindi, Però con la verità, non si creano narrazioni, no, identità statali, è complicato. Quindi no, beh, no, però sono d'accordissimo con te. lo vediamo anche in Europa dell'Est, tra l'altro adesso. Esatto, esatto, cioè nel senso con la verità non si va lontani su tante cose. No, no, era battuta, ovviamente sono d'accordissimo con te. Io prendo solo atto di quello che è la loro Certamente. versione della storia, diciamo. Bene, così siamo tornati all'inizio e quindi alla fine, abbiamo sforato i tempi, ma è stato piacevolissimo sforarli. Ti ringrazio e spero che ci rivediamo appunto per approfondire altri argomenti su Nanajed. Grazie ancora e grazie per chi ci ha ascoltati e buona serata a tutti. Buonasera anche a te, Tiziano. Ciao. Grazie mille per l'invito, grazie.